nel vasto mondo della TV in streaming, tra una miriade di contenuti superflui si trovano anche dei veri gioielli del passato. Scorrendo quella, mi sono imbattuto in un classico anime, Kiyashan. Quando parlo di Kiyashan con i miei amici, devo sempre aggiungere "ti ricordi del ragazzo androide con la mamma cigno?" E subito tutti i miei coetanei visualizzano le scene struggenti che riaffiorano nelle nostre menti. È difficile descrivere brevemente quest'opera magistrale, ricca di tematiche profonde e attualissime, nonostante sia un anime del 1973. Filosofia, ecologia, amore, famiglia, comportamento sociale nelle difficoltà, tutti temi rappresentati in modo eccellente, nonostante fosse un prodotto pensato per i bambini. La sigla originale in giapponese per noi bambini degli anni '80 era davvero stratosferica. Rimane un ricordo indelebile delle avventure del nostro ragazzo androide che con iconici calci e piroette volanti distruggeva robot assemblati con viti, bulloni e valvole, altro che transistor e microprocessori. Richiamando il mitico Frankenstein di Mary Shelley, l'opera inizia con un fulmine che colpisce un castello, mandando in cortocircuito la linea di produzione dei robot progettati per ripulire l'inquinamento creato dall'uomo con le sue fabbriche. I 4 androidi con intelligenza artificiale, o come spesso viene detto nell'animazione, con cervelli elettronici, acquisiscono quindi coscienza di sé e della loro esistenza. Uno di essi, BK1, prenderà poi il nome di Bryking e si ribellerà al destino assegnatogli dagli umani, che lui definisce umanoidi, votandosi alla causa di assoggettare il pianeta e schiavizzare la popolazione mondiale. Bryking costruirà un esercito di robot per conquistare la Terra e si servirà degli altri 3 androidi risvegliatisi con lui per portare a termine le sue mire conquistatrici. Nella serie questi personaggi saranno spesso utilizzati per creare anche la parte comica, alleggerendo la tristezza che contraddistingue l'opera. Parliamo di Akubon, strampalato, magro e alto, è lo scienziato robot dall'atteggiamento aristocratico, inventore di nuovi androidi quasi sempre fallimentari, progettati per combattere l'umanità, e Kiyashan. Sagure, basso e tarchiato dall'aspetto infido, si occupa della parte dello spionaggio. Modello meno perfetto di BK1, si assoggetterà al volere di Bryking. Barashin, capo delle forze armate, con fattezze e modi da novello sergente dei migliori film americani di guerra, robusto e grosso, finirà più di una volta a pezzi per mano di Kiyashan. Mi ha affascinato vedere la contrapposizione tra Kiyashan e Bryking. Bryking è alto, imperioso, muscoloso, con fattezze del viso quasi mussoliniane, mentre il nostro eroe ha dimensioni umane, come in uno scontro tra Golia e Davide. Disegnati con uno studio dell'anatomia umana davvero avanzato per le tecniche e lo stile artistico dell'epoca, si possono vedere i tratti muscolari di entrambi, sottolineando il macismo e la loro forza strutturata sul corpo umano rispetto agli altri robot. Ma chi è Kiyashan? È Tetsuya, figlio del professor Azuma, che, vista la situazione disperata, quando ormai la loro casa è circondata dagli androidi intenzionati a rapire proprio lo scienziato per creare nuovi automi, chiede a suo padre di essere trasformato in un super androide per difendergli e liberare la Terra dal giogo delle macchine ribelli. Questo evidenzia lo spirito di sacrificio molto caratteristico nei racconti nipponici, il donare anche la propria vita per la patria o per un bene superiore, come una sorta di Cristo moderno che non raccoglierà discepoli ma solo l'odio di chi vuole salvare. A malincuore suo padre acconsentirà alla richiesta di Tetsuya, trasformandolo in un super androide con una tecnologia più avanzata rispetto agli altri. Tuttavia lo avviserà di non rivelare a nessuno il suo segreto, poiché se l'umanità scoprisse che non è più umano ma solo una macchina, lo odierebbero e lo considererebbero un nemico dell'umanità, al pari degli altri robot. Questo tema sarà ripreso nel reboot del 2008, Kiyashan Sins, dove Kiyashan diventerà il nemico combattuto e rinnegato sia dagli androidi che dagli umani. Lo scienziato farà ancora di più, prenderà lo spirito della moglie Midori e lo riverserà in un cigno robot di nome Suani, pronunciato Suami in tutta la serie, per salvarla dagli androidi. Ridarà vita anche al fedele cane Lucky, morto per difenderli, trasformandolo in Flender, un super cane robot in grado di trasformarsi in moto, aereo o carro armato, che diventerà il compagno di lotta di Kiyashan.
Nelle sue avventure il protagonista sarà accompagnato da Luna, una bellissima ragazza esile e filiforme come le donne del maestro Matsumoto, ma con un carattere deciso. Con lunghi capelli biondi e un buffo copricapo, Luna è un'amica d'infanzia di Tetsuya e palesemente innamorata di lui. Scoprirà subito il segreto di Kyashan e lo aiuterà nella sua missione grazie a una potente pistola chiamata MC, progettata e donata da suo padre. Questa pistola ha la capacità di eliminare gli androidi senza arrecare danno agli umani. L'incipit della storia è ormai chiaro: Robot Impazziti è un ragazzo giapponese che, con grande spirito di sacrificio, si trasforma in un androide per salvare la razza umana pur non sapendo se il suo sacrificio sarà apprezzato. L'animo umano infatti è spesso corrotto e pieno di contraddizioni. La storia si sviluppa in vari capitoli affrontando temi sempre più profondi. In un paesaggio quasi sempre post-bellico, Kyashan affronta subito Braiking, rimanendo ferito e scarico. Viene salvato da Flender, che in più di un'occasione si rivela decisivo nei combattimenti. Kyashan scopre a sue spese, quasi morendo, che pur essendo un androide potentissimo, ha bisogno di riposo e di ricaricarsi attraverso i raggi del sole. Stiamo parlando dei primi anni 70 e quest'opera, senza troppi fronzoli, si concentra in modo significativo sul tema dell'energia pulita e dell'ambientalismo. I robot sono stati creati per migliorare la vita dell'uomo e per salvaguardare l'ambiente. Tuttavia, anche se impazziti, continuano a eseguire quest'ordine, considerando l'essere umano stesso come il principale pericolo ambientale. Questi robot dovrebbero rappresentare un'industria avanzata ma anche estremamente inquinante. Braiking, per esempio, consuma quello che sembra essere petrolio, come se fosse vino, e fuma sigari, insomma inquina. Al contrario, Kyashan è tecnologicamente superiore e alimentato a energia solare, quindi pulito. Tuttavia anche questo ha le sue lacune. Quando il sole non c'è, il suo meccanismo di alimentazione si scarica. Così vengono sottilmente evidenziati anche gli svantaggi dell'energia solare. Zhuani, il cigno robot contenente l'anima della madre, diventato il robot di compagnia preferito di Braiking, riesce a escogitare, episodio dopo episodio, il modo di sfuggire al suo padrone e riferire a Kyashan in anticipo le mosse del dittatore robotico che domina quasi tutto il mondo. Ogni volta che Zhuani appare a Tetsuya, solo alla luce della luna, assistiamo a una scena struggente in cui madre e figlio si ritrovano ma non possono abbracciarsi né toccarsi, evidenziando l'animo umano dei personaggi divenuti androidi. Luna Mezuki entra nella storia alla ricerca del padre. Al primo incontro con Kyashan capisce subito chi si nasconde dentro la tuta bianca. Tetsuya però cerca di tenerla all'oscuro e si lascia massacrare di botte dagli androidi pur di non rivelare il suo segreto. Questa dinamica ricorda la passione di Gesù con Kyashan che si sacrifica come un martire, una palese reference alla figura cristologica. Dopo che il padre di Luna viene ucciso dai robot, Kyashan interviene per salvarla e recuperare la pistola MC. In modo altrettanto struggente, Luna decide di seguirlo fianco a fianco come una novella Maria accanto al suo profeta. Durante tutta la narrazione dimostra la purezza del suo sentimento per Tetsuya che, anche se non è più umano, rimane il suo adorato compagno. La battaglia di Braiking contro la Terra si svolge con colpi bassi, rivelando quanto anche il dittatore sia umanizzato nella sua cattiveria. Ad esempio, costruisce topi robot per affamare i cittadini già provati dalla guerra, portandoli allo sfinimento e umiliandoli in una sorta di vendetta subdola, applicando un sentimento tipico della nostra razza più che un freddo calcolo di una macchina. Nonostante la disperazione, si crea una resistenza umana. Durante il suo cammino, Kyashan riesce a rinforzare il sentimento anti-androide e a dare speranza al popolo per combattere Braiking e i suoi robot. Tuttavia, la maggior parte della popolazione si arrende senza opporre resistenza fino a quando non viene scoperta la vera identità di Kyashan. La storia descrive un'umanità spaccata tra la debolezza di carattere dovuta alla paura della morte e alla sottomissione a Braiking che anziché salvarli si diverte ad ucciderli e sfruttarli fino allo sfinimento. Al contrario, una serie di personaggi si immoleranno per offrire un esempio di glorioso sacrificio per la causa. Durante le sue battaglie al fianco degli uomini, Kyashan entra in una crisi di identità, tuttavia è grazie all'amore di Luna che continua il suo cammino verso la sconfitta degli androidi. Il suo percorso lo porta attraverso diverse città e culture, in una di queste viene adorato come una sorta di eroe pagano, anche se Kyashan prega più per convincersi del suo dovere che per fede. Nel frattempo, Braiking continua a conquistare la Terra, ma trova sempre la resistenza di Kyashan e Flender a mettergli i bastoni tra le ruote. Per contrastare gli eroi, Braiking fa costruire Warugadar, una sorta di nemesi di Flender.
Warugadar, assemblato come una tigre, ha la capacità di trasformarsi in vari mezzi di trasporto. Sebbene inizialmente metta in difficoltà i nostri eroi, alla fine viene sempre sconfitto e viene utilizzato dal dittatore più per fuggire che per combattere. Attraverso vari tipi di umanità, Kiashan lotterà per difendere un sito petrolifero, sottolineando la dipendenza del genere umano da questa risorsa. Affronterà città dedite all'arte e alla musica, dimostrando quanto l'uomo sia creativo e dotato di un'intelligenza e immaginazione superiori rispetto alle macchine. In questi luoghi, Kiashan incontrerà persone con storie diverse che si sacrificheranno nel corso della narrazione per la gente delle città, per i loro familiari, evidenziando la positività dell'animo umano anche in situazioni estreme. Braiking, come un dittatore nazista, schiavizzerà un'intera città per costruire una gigantesca statua di se stesso, dimostrando ulteriormente il peggiore lato dell'umanità. All'interno della statua si nasconde un circuito progettato per soggiogare l'umanità, ma verrà poi distrutto da Kiashan attraverso un congegno creato da suo padre. Gli androidi diventano sempre più scaltri e riescono a creare un robot con fattezze umane, differente dai primi costruiti da Braiking, che erano dedicati solo alla distruzione. Questo nuovo robot riesce a ingannare Kiashan, tradendolo e cortocircuitando la sua nuova coscienza artificiale. Kiashan si confronta con un dilemma interiore molto profondo riguardo alla sua identità e al suo posto nel mondo. Si sente umano, ma è solo una macchina fatta di circuiti e bulloni, consapevole che gli uomini lo odieranno per questo. Tuttavia, redimendosi il robot, salva Kiashan e si immola per lui, offrendo la sua nuova vita e la consapevolezza di essere qualcosa di diverso ma senziente alla causa umana. Nel viaggio attraverso una terra distrutta e devastata dalla guerra, quasi completamente conquistata da Braiking e nonostante gli sforzi della resistenza umanoide, Kiashan perde la memoria a causa dell'uso estremo delle sue capacità. Viene tradito da un uomo senza scrupoli, interessato solo al proprio benessere. Tuttavia, quando il suo segreto sta per venire alla luce, viene messo in croce come Gesù, ma grazie a Luna e alla compagna del traditore che possiede un animo misericordioso, Kiashan si salva grazie all'energia del sole che ricarica il suo corpo. Sebbene tradito dalla debolezza e dalla brama di soldi facili degli uomini, Kiashan riesce a cavarsela ogni volta. La stessa fragilità umana mette Luna in difficoltà, ricattata dai robot e forzata dagli umani a voltare le spalle al protagonista per salvare la propria vita. Nella sua follia, Braiking richiama anche i crimini tipici delle vecchie guerre umane, arrivando a uccidere 3 uomini per ogni robot distrutto. Tuttavia, contro la sua ideologia, trova un robot scout che, dopo essere stato riparato dagli umani, anziché combatterli, decide di aiutarli nella resistenza lottando fino alla sua distruzione. Ogni episodio di Kiashan è ricco di sentimenti e offre uno spaccato della bassezza e della pietà umana, dalla scienziata traditrice che sostiene Braiking, alla città che lo rinnega e lo ricatta per costringerlo a sacrificarsi definitivamente per la causa della resistenza, fino al mio episodio preferito, dove l'abisso più oscuro e malefico dell'animo umano raggiunge la sua apoteosi. In una città dominata da un dittatore i cui tratti del volto e dell'abbigliamento ricordano una fusione di Mao, Stalin e Khrushchev che ancora resiste all'invasione degli androidi, Kiashan si trova immerso in un contesto di tradimenti e giochi di potere subdoli. Viene facilmente manipolato dal dittatore che poi lo condanna a morte per non aver eseguito i suoi ordini. A questo punto Kiashan esplode in una vera crisi di coscienza. Salvando lo scienziato sostenitore della causa dei robot, si confronta con il lato più oscuro e furioso dei suoi sentimenti umani. Preso da una rabbia incontrollabile, cerca di uccidere il dittatore che poco prima aveva sparato a morte allo studioso. Tuttavia viene fermato in tempo dalle parole di redenzione dello stesso dittatore. Questo frame, in cui Kiashan ha uno sguardo di pura ira, rappresenta un'immagine potente che contrasta nettamente con il resto della storia. Dopo questo episodio, Kiashan riflette profondamente su se stesso e si chiede se non sia lui il vero portatore di morte. Con il teatro pronto a chiudere il sipario, Braiking costruisce un robot super potente per distruggere Kiashan. Con l'aiuto di Swanee, che riesce a indicare il punto debole della macchina, Kiashan lo sconfigge facilmente. Tuttavia Swanee viene rapito da Braiking e usato come merce di scambio nello scontro finale con Kiashan. Portando a termine la sua missione, Kiashan riesce a dare al padre, nel frattempo liberato, il tempo necessario per attivare un'arma a energia stellare capace di distruggere tutti gli androidi. Tutti tranne uno.
Bray-King, rimasto in piedi e spogliatosi dei suoi vestiti come un imperatore tronfio che si fa gladiatore nell'arena, combatte contro Kiashan e viene infine sopraffatto. Tutto sembra condurre a un lieto fine, si potrebbe pensare, ma la realtà è ben diversa. Xuani, il cigno robotico che ospitava l'anima della madre di Kiashan, viene privato di essa, che ritorna in carne e ossa. Tuttavia il dottor Azuma, padre di Kiashan, afferma con amarezza di non poter restituire al figlio la sua forma umana a causa delle limitazioni tecnologiche del tempo. Così Kiashan è condannato a rimanere un robot per l'eternità. La madre lo riabbraccia finalmente e lui giura eterna fedeltà alla razza umana. Ma sarà davvero così? Come mostrato in Kiashan Sins, il nostro eroe tornerà smemorato e in conflitto sia con l'umanità che con gli androidi, destinando anche loro a una morte inevitabile per usura. Denso di tematiche, Kiashan si dimostra un precursore rispetto ai temi che oggi ci sono familiari. Ha anticipato di un decennio le pietre miliari della fantascienza cinematografica, come il celebre Terminator, offrendo una visione apocalittica dell'umanità e del mondo inquinato dal petrolio che necessita di una nuova tecnologia per essere risanato. Negli anni 70 era già chiaro dove l'industrializzazione sfrenata ci avrebbe condotto. Il contrasto tra androidi che bevono petrolio per funzionare e Kiashan che invece opera grazie all'energia pulita del sole diventa emblematico. Kiashan è una macchina parte integrante dell'ecosistema pulita e sostenibile. In Blade Runner incontriamo replicanti, androidi dalle fattezze umane che acquisiscono coscienza di sé e richiedono il diritto alla libertà e all'esistenza. In Kiashan, attraverso Bray-King e i suoi scagnozzi, vediamo un robot che si fa cosciente di sé, ma come un uomo assetato di potere e dominio. Bray-King nel corso della serie lo vediamo fumare, bere e trattare Xuani come un animale da compagnia, comportandosi da uomo comune ma con mire imperialiste. Senza alcuno scrupolo uccide sia persone che robot, spinto unicamente dal desiderio di dominare la Terra. Kiashan, uomo prima e androide poi, perde gradualmente la sua umanità diventando un burattino nelle mani degli uomini che più di una volta tenteranno di tradirlo e manipolarlo per i propri scopi personali. Tuttavia, accecato dalla determinazione, resta fedele al suo obiettivo, salvare l'umanità a costo di sacrificare la propria essenza vitale, comportandosi come un robot obbediente e servizievole. Ma il suo sacrificio ha senso? È valido sacrificare l'anima, il corpo e l'essenza stessa per una causa che sembra destinata al fallimento? Guardando la storia con occhi maturi, la risposta sembra essere no. L'umanità, avvolta nella propria miseria, ricade continuamente negli stessi errori. Sotto la pressione della sopravvivenza diventa infima e malvagia, disposta a tutto pur di prevalere sugli altri. Kiashan tenta invano di realizzare ciò che un profeta aveva cercato di fare 2000 anni prima, ma alla fine il suo stesso padre lo condanna a una vita eterna di sofferenza. Kiashan, favola ecologista e premonitrice di eventi apocalittici, è un anime ricco di sentimenti e di patriottismo, ma anche di condanna per le guerre. È un'opera che le future generazioni dovrebbero vedere per comprendere che il futuro è nelle nostre mani, ma non sempre l'umanità è in grado di guidarlo nella giusta direzione. Anzi, è probabile che siamo noi stessi a condannarci. Nessun Kiashan potrà salvarci.